Avevo appena finito di registrare il video sui dischi in uscita di gennaio e stavo trasferendo i file dalla schedina SD al Mac su Final Cut. Ho pensato, visto che sono al Mac, fammi andare sui commenti del canale, così rispondo a quelli a cui ancora non ho risposto. Apro la homepage di YouTube e vedo questa miniatura e leggo il titolo del video. Restituisci le tue AirPods Max adesso. Trovato problema potenzialmente pericoloso. Hashtag Apple Watergate. Come? E ho iniziato a sudare freddo. 630 euro buttati? Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi. Qui potete trovare il video di Painfully Honest Tech, un collega americano molto in gamba. Se siete tech addicted e masticate un po' di inglese, vi consiglio di seguirlo. Nel suo video porta alla nostra attenzione quello che potrebbe essere un epic fail per Apple e per le sue costosissime AirPods Max, la formazione di condensa all'interno dei padiglioni dopo un utilizzo mediamente prolungato. Guardate queste foto. Attenzione, perché tra poco vi dirò i risultati del mio test che ho fatto partire non appena ho visto il primo minuto di quel video, e allora sono andato immediatamente a prendere le mie cuffie e ho finito di vedere il video sul Mac con l'audio delle AirPods Max, e poi, finito il video su YouTube, sono andato a cercare altre fonti italiane e straniere, altri articoli, altre foto. Tutto questo mentre avevo già iniziato l'ascolto di musica in streaming, quindi AirPods Max sempre attive. Ma per quanto tempo devo usarle perché si crei questa condensa che abbiamo visto nella foto? Tra i commenti letti online c'era chi si accorgeva del problema dopo 1 ora e mezzo di utilizzo, chi dopo 2 ore e mezza. Allora ho deciso di fare una media tra quello che ho letto. Le indosso per 2 ore, sempre accese, sempre addosso. Se mi si scaricano mi metto accanto alla presa che utilizzo per ricaricare l'iPhone e non le spengo mai. Per 2 ore. Ora, va detto che io non faccio mai sessioni di 2 ore, neanche se mi pagano. Di solito dopo mezz'ora devo fare una pausa perché mi vanno a fuoco le orecchie, sia che stia ascoltando musica, sia che stia guardando un film. Ma se mi seguite lo sapete già, io voglio toccare con mano e se non vedo le goccioline di condensa non ci credo. Se le vedo inizio già a temere la mezz'ora in cui dovrò attendere di parlare al telefono con qualcuno del customer care di Apple, ma a questo arriviamo dopo. In realtà mi sto sottoponendo più a una tortura che a un test, perché già dopo 40 minuti ho una tentazione fortissima di alzare il padiglione, le orecchie iniziano a friggere. Come vi dicevo, io non faccio mai un utilizzo così intenso delle cuffie. Posso sì fare delle sessioni prolungate, ma ci deve sempre essere una pausa dopo 20 minuti, 30 minuti al massimo. Adesso siamo già a 45 minuti e sto soffrendo. Il nostro amico americano consiglia, già dal titolo lo avete visto, di restituire le AirPods Max e attenzione, nella sua recensione lui le aveva apprezzate, molto più di me tra l'altro, e a proposito, la mia recensione potete recuperarla qui. Painfully Honest Tech quindi non partiva da alcun pregiudizio, proprio per questo ho aperto il suo video, perché già conoscevo non solo il suo stile ma anche la sua opinione sulle AirPods Max. E allora perché vanno restituite? Prima di tutto perché non sono water resistant, quindi se il liquido di questa famigerata condensa, qualsiasi liquido, finisce sui driver, ne compromette il funzionamento. Pare che Apple sia già a conoscenza del problema,
ma allo stesso tempo le risposte del customer care sarebbero abbastanza imbarazzanti, del tipo che la soluzione proposta sarebbe di togliere ogni tanto i padiglioni, controllare e asciugarle. Ora, capite anche voi che una risposta del genere per delle cuffie pagate 630 euro non possa essere accettabile, soprattutto per un'azienda come Apple, che si è sempre vantata dei suoi meticolosissimi controlli di qualità prima della release ufficiale di qualsiasi prodotto. Al momento non sono pervenuti comunicati ufficiali dell'azienda di Cupertino, attenderemo aggiornamenti. Naturalmente, oltre ad articoli che lanciano questo allarme, ce ne sono altri che tendono a sminuire la faccenda, proponendo la soluzione dell'asciugatura a intervalli di tempo mediante panno morbido, asciutto e senza pelucchi, così come proposto da Apple. Altri ancora che identificano in questo problema un finto problema tirato su ad arte per demolire un prodotto di Apple. Soprattutto questo, così atteso alla prova del 9. È finita ora, è finita, eccoci qua, è l'allarme insopportabile, lo stesso della sveglia. È finita ora la prima ora di utilizzo, mi sto inquadrando con un altro telefono e vediamo se dopo la prima ora si sono formate delle goccioline di condensa o ancora no, e quindi dovrò continuare il test anche per l'ora successiva. Provo a farvele vedere senza cambiare inquadratura. Eccoci qua, aspettate che tolgo il padiglione, vediamo. Qualcosa si vede, almeno io lo vedo, ma non ci sono ancora delle goccioline di condensa, almeno no, non mi sembra. Niente di che, non so cosa si sia visto, comunque le rindosso subito per proseguire il test. Ripartiti. Come avete visto, ero in cucina, quindi a una temperatura né troppo calda né troppo fredda, insomma la temperatura che si ha in una casa. Il termostato segnava 20 gradi centigradi. Io sono rimasto seduto tutto il tempo, a parte quando sono dovuto andare in bagno, però sempre con le cuffie accese, attive, con la musica, eccetera, eccetera. Ci siamo quasi, sta per finire la seconda ora, mancano 12 minuti. Io mi sto ascoltando questo splendido disco di The Comet is Coming, che trovate nel mio negozio su Amazon nella sezione I miei vinili e CD. Nel frattempo ho anche ricevuto una telefonata di Luciano di Hi-Fi di Prinzio per accordarci sul prossimo video, e poi ho continuato ad ascoltare musica, cioè ogni 3 secondi mi si spegne. Quindi nulla, vi aggiorno appena finisce questa prova. Ok, ma perché si creerebbe questa condensa? Da dove arriva? Dipende dai materiali utilizzati. L'alluminio di per sé non è un buon isolante, si riscalda semplicemente con l'utilizzo, quindi si riscalda leggermente mentre le utilizziamo, mentre le indossiamo. Chiaramente non da scottarci o da cuocerci sopra un uovo al tegamino, non ce ne accorgiamo nemmeno che si stanno scaldando, però si scalda quel tanto che basta per provocare la formazione di condensa all'interno del padiglione, visto che sono cuffie chiuse, non hanno la parte esterna traforata come può essere ad esempio questa. Quindi quando le indossiamo creano un sistema abbastanza impenetrabile all'aria, non c'è passaggio né dall'esterno verso l'interno né viceversa, l'aria rimane intrappolata e quindi, visti i materiali, si creerebbe la condensa qui nel padiglione. Eccoci, è finito il tempo, aspettate un attimo perché devo stoppare il caffè, se no mi viene un pochino troppo lungo. Buono. Allora, vediamo un po' allora come sono questi padiglioni, se c'è la condensa. Li tolgo, Allora, subito al volo, vediamo un po'. Dunque,
Vediamo un po' questa condensa. Beh sì, effettivamente un po' di condensa c'è. Un po' di condensa c'è. Dopo 2 ore di utilizzo, vediamo su quest'altro. Sì. Non so se riuscite a vederla, però io la vedo. Oh, mi fermo qui, non vado oltre le 2 ore. Non indosserò mai un paio di cuffie per più di 2 ore senza fare una pausa. E con questo non voglio dire che il problema condensa non esista. Esiste e come? Ma allo stesso tempo mi chiedo per quante ore dovrei utilizzarle per avere un risultato come abbiamo visto nella foto. Non ho fatto la prova con altre cuffie simili e con materiali simili, per cui non so quanto queste siano svantaggiate o difettose rispetto ad altre. Facendo ricorso a un po' di buonsenso, credo che difficilmente noteremo questo problema o avremo dei malfunzionamenti a causa della condensa se il nostro utilizzo prevede già abitualmente delle pause, a prescindere da questo presunto difetto di fabbricazione delle AirPods Max. Come vi dicevo, io faccio pause con tutte le cuffie over-ear, anche con quelle. Tutte le cuffie over-ear riscaldano le orecchie, tutte dopo un po' diventano fastidiose, perlomeno per me. Dopo quanto? Io di solito faccio una pausa ogni mezz'ora o dopo un album. Se sto ascoltando un disco, magari finisco quello e poi faccio una pausa, le tolgo e poi dopo un po', dopo 5 minuti le rindosso. Se però il vostro utilizzo medio di una cuffia supera le 3 ore o si assesta sempre sulle 3 ore, allora questa caratteristica dovrebbe farvi fare qualche ragionamento in più prima di acquistarle. E quindi certamente il problema condensa con queste cuffie esiste. Nel mio video registrato al volo con il telefono si intravede, ma c'è. Ed è un problema dovuto ai materiali utilizzati e alla loro costruzione. Sono curioso di leggere il comunicato ufficiale di Apple quando arriverà, se arriverà. Io non restituirò le mie AirPods Max perché non faccio mai sessioni più lunghe di mezz'ora, figuriamoci 2 ore e mezzo o 3 ore. Ma il fatto che io non le restituisca non significa che questo dettaglio mi faccia piacere, visto quello che costano. Se dovessi ancora acquistarle, non le acquisterei, in attesa di un riscontro definitivo o in attesa della seconda versione. Quindi non biasimo chi vorrà invece restituirle nei tempi previsti. E a tal proposito prevedo che le AirPods Max 2 avranno delle piccole fessure per far defluire all'esterno il calore creatosi all'interno del padiglione, o forse cambieranno i materiali, chi lo sa, staremo a vedere. Io sono molto pragmatico, se non avessi visto quel video non mi sarei mai accorto della condensa. Me le tengo, ma cara Apple, possibile che in tutti i tuoi controlli ti sia sfuggita una cosa del genere? E poi, anche se le foto che abbiamo visto con le gocciolone di acqua sembra spruzzata col cosino con cui ci innaffi le piante, anche se quella situazione si creasse dopo 6 ore di utilizzo, per una cuffia che non è water resistant non deve succedere. Non puoi suggerire al cliente di togliere le cuffie e ogni tanto dargli un'asciugatina. No, non esiste proprio, non esiste. Quindi Apple, la mela morsicata, è scivolata sulla buccia di banana. Tra qualche mese arriverà il mio video sugli aggiornamenti dopo l'utilizzo prolungato di queste cuffie, se saranno sempre integre con tutta l'acqua della condensa. Vabbè, scherzi a parte. Per il momento è tutto, a presto e buoni ascolti. Anche con questi, vanno bene. A parte la condensa.